Oggi prepariamo la panna cotta, un dolce al cucchiaio tra i più amati e conosciuti, che si fa davvero con pochi ingredienti. Iniziamo! Per preparare una classica semplice panna cotta ci vogliono pochissimi ingredienti. Innanzitutto panna fresca liquida, quindi questa la trovate nel banco frigorifero del supermercato, zucchero semolato e in questo caso vaniglia. Ma l'addensante, che è la cosa principale, è una volta colla di pesce, adesso si dice gelatina alimentare. Questa è di derivazione animale. Se sei vegano puoi utilizzare l'agar-agar, che invece deriva dalle alghe rosse, ma mi raccomando leggi le istruzioni sulla confezione di acquisto perché hanno un potere gelificante molto diverso a seconda della marca. La prima cosa da fare quindi in questo caso, visto che utilizzerò la gelatina alimentare, è metterla in ammollo in acqua molto fredda. D'estate puoi mettere addirittura l'acqua con tutta la gelatina in frigorifero. L'aromatizzazione della panna cotta classica è la bacca di vaniglia, come ti ho detto, ma naturalmente si possono ottenere altre aromatizzazioni. Per prima cosa taglio la parte iniziale della bacca e poi la incido su tutta la sua lunghezza. Ora apro i lembi e con la lama di un coltellino vado a grattare l'interno della bacca raccogliendo i semini. Eccoli qua. Metto la panna fresca in un pentolino, aggiungo lo zucchero semolato, comincio a mescolare per sciogliere lo zucchero, poi aggiungo i semini interni della bacca di vaniglia e se vuoi puoi aggiungere anche la bacca intera e lasciarla in infusione finché sfiorerà il bollore. Ora aspettiamo che la panna sfiori il bollore. L'origine di questo dolce è veramente incerta. Alcuni dicono che derivi dal Piemonte, dove c'era un'eccedenza di latte per cui si inventò questo dolce, però bisogna dire che in tutto il mondo ci sono vari paesi che hanno dolci molto simili. In Italia, per esempio, un altro posto, un'altra regione dove c'è un dolce che assomiglia molto alla panna cotta è la Sicilia con il bianco mangiare, dove al posto della panna vengono usate le mandorle, quindi il latte di mandorla, ma assomiglia molto anche alla francese bavarese, quindi diciamo che è l'origine veramente varia, incerta, però a noi piace così, vogliamo gustarcela in tutta la sua bontà. Ed ecco la colla di pesce, l'ho appena presa dal frigorifero. Il metodo più sicuro è quello di versare il contenuto della ciotola in un passino, perché spesso e volentieri durante l'ammollo la gelatina si spacca in piccoli pezzetti e quindi se la vai a prendere con le mani può essere che qualche pezzetto rimanga nella ciotola. In questo modo invece rimarrà tutto dentro al colino. Verso la colla all'interno della panna, giro un minuto ed è già sciolta. Una cosa che dobbiamo fare è eliminare la bacca di vaniglia. Per comodità metto di nuovo la panna cotta dentro alla mia brocca. Sarà poi più semplice metterla negli stampini. Stessa panna cotta, due tipi differenti di stampi. Qui abbiamo lo stampo in silicone. Quando metterai la panna cotta nello stampo in silicone dovrai assolutamente congelarla per poi poterla sformare. È molto semplice e oltretutto una volta congelata la potrai anche mettere in freezer e tenere per magari 1, 2, 3 mesi assolutamente pronta ad essere sformata quando avrai un ospite anche all'improvviso. Stampi invece in metallo. Puoi metterli in frigorifero senza congelarli e ovviamente una volta che dovrai sformare ti farò vedere come fare, ma puoi anche decidere di congelarli. Ovviamente una volta messo nello stampo in metallo dovrai prima lasciarlo diventare di nuovo morbido per poi estrarlo. Come ti dicevo, io ho aromatizzato la panna cotta con la vaniglia, ma nulla ti vieta di inserire al posto della vaniglia della scorza di agrumi, come per esempio l'arancio, il limone, oppure utilizzare delle spezie come il cardamomo, l'anice stellato o la cannella. Ho riempito gli stampini sia in silicone che in metallo. Quelli in silicone vanno in freezer per almeno 2 o 3 ore e invece quelli nel metallo possiamo anche metterli nel frigorifero per almeno 2 o 3 ore. Questi diventeranno morbidi e potremmo estrarli, mentre questi invece congeleranno per poter essere estratti. Scegli tu in base a quello che hai in casa o alle tue esigenze.
Ed eccomi con i cuoricini di panna cotta congelati. Come ti ho detto, bisogna sformarlo da congelato, il nostro cuoricino, ed eccolo qua. Ovviamente prima di consumarlo dovrai lasciarlo in frigorifero a riprendersi, deve ridiventare morbido e in base alla grandezza dello stampo e allo spessore ci potrà volere un tempo variabile. Diciamo che almeno un'oretta però ci vorrà. Qui invece abbiamo la panna cotta nello stampino d'acciaio, che come vedi è morbida e giusta per essere servita. Quindi per toglierla dallo stampino la immergiamo un secondo nell'acqua bollente, poi passiamo il coltellino tutto intorno, le diamo un leggero sfiato e la capovolgiamo sul piatto da portata. Come vedi un secondo basta perché l'acqua è bollente, altrimenti comincerà a sciogliersi. Ed ecco la nostra panna cotta nelle due varianti, non mi resta che decorarle. Qui ho preparato delle salsine, questa è una ganache, quindi panna e cioccolato disciolta. Andiamo a fare delle righine molto semplici, sulle quali poi andremo ad appoggiare un po' di granella. In questo caso io uso quella di pistacchi, ma potete usare anche le nocciole o per esempio le mandorle. Mentre queste andremo a decorarle magari con un po' di coulis, in questo caso di frutti di bosco, frutti rossi in questo caso, in questo modo, mettendo un po' di coulis qua sopra. La coulis è fatta con dei frutti di bosco che vengono spadellati con un po' di zucchero a velo e poi passati al setaccio, e poi li possiamo decorare appunto con la frutta fresca contenuta magari anche nella coulis. E la nostra panna cotta è pronta per essere portata in tavola.